davvero alle medio-piccole non si lasciano e non si concedono neanche le briciole. E questo quello che dicono i risultati dell'Inter di Kivu. Sono in vista, sono sotto gli occhi di tutti, ragazzi. E rispetto alla passata annata c'è proprio la consapevolezza di avere delle soluzioni che alla fine della fiera te la fanno portare a casa. Cioè, oggi credo che tanti tifosi ancorati al pensiero della passata annata dicevano, ma oggi sai, manca Dumfries, manca Lautaro, manca Barella, manca Cialanoglu, fai riposare a Canci e la partita non si sblocca, il gol non lo trovi e che sei al 60-70esimo, non mi ricordo, ti annullano il gol di Di Marco, era la gioia lì perché sai, l'hai sbloccata, te l'annullano per cosa? Per un centimetro, anche lì, e poi ci arriveremo, perché questa cosa bisogna anche un po' dirla. Eh, non in quanto lamentarsi dell'episodio in sé, no, hanno annullato un gol, credo proprio uguale al Napoli, eh, però cosa sarebbe successo a parti inverse, no? Cosa avremmo letto sui social? Onesti, un po' d'onestà. Da parte mia credo che ci sia stata la massima apertura, un po' di onestà. E quindi tu dici, sai, oggi porti a casa un pareggio che attenzione, non è che puoi fare percorso netto. Sarebbe andato comunque bene, non mi sarei certo strappato i capelli perché non subisci nulla, fai la partita che devi fare, hai delle occasioni, ci poteva anche essere, invece no, invece due calci d'angolo, due gol, cioè l'Inter lo trova il modo quest'anno, le partite che può vincere, le partite dove comunque supera l'avversario, le porta a casa, e questo ti permettono poi di portare a casa la pagnotta e magari alla fine della stagione magari il tricolore. Oggi, secondo me questa vittoria, più di tante altre, questa vittoria non dico che non lo consegna perché ancora ci sono tante partite, tanti punti. Fino al derby non mi sentirete mai dare delle sentenze. Però mi sembra chiaro che l'Inter ha un passo diverso rispetto alla passata annata. Parlando di campionato, ribadisco, delle squadre dove sei più forte. E ne parliamo. Come se lo facciamo, signori miei, prima come al solito vi invito a spolliciare se volete soddisfare l'amico algoritmo, magari in descrizione trovate gli altri profili social e nel frattempo io sono qui ancora una volta a dirvi grazie, un grazie assolutamente doveroso. Lo dicevamo prima, questa poteva essere veramente la gara trappola perché al netto, come dicevo, delle assenze, delle rotazioni, della partita in sé che comunque vedeva un avversario, il Lecce, che veniva da, se non sbaglio, da 2 vittorie consecutive, la miglior difesa della parte destra della classifica condivisa insieme a un'altra squadra, quindi un avversario comunque ben messo in campo che non era semplice, cioè era un avversario strutturato, poi al Via del Mare sappiamo che è un campo comunque ostico, e oggi veramente c'erano tutti gli elementi e ne aggiungo un altro di elemento, sei andato in Norvegia, sei tornato, sai che già ci avrai una partita di ritorno sempre in Champions che comunque un po' magari la testa te la può portare, invece sei centrato, invece la porta per favore, ve lo chiedo per piacere, e invece sei centrato e fai di tutto per portarla a casa. Poi ribadisco, in una gara dove magari la soluzione non la trovi da open play, no? Ci pensa un calcio d'angolo, l'ennesimo pallone, se penso al 2-0, l'ennesimo pallone mirabolante di Marco, è una roba incredibile, ma è incredibile anche la stagione di Zielinski che detta sempre il ritmo, aperture, giocate, la palla tranquilla quando ce l'ha lui, puoi stare sereno, ancora tante sportellate da parte di Pio che per me non ha fatto comunque una buonissima gara anche oggi. Anche giocatori più indietro, che comunque più indietro nel senso che magari giocano meno, ma ti offrono la loro affidabilità
e penso a De Vrij dietro, quindi un Inter che è sul pezzo mentalmente, chiunque va in campo, e questo, ribadisco, ti porta a raccogliere di più. Ti porta a raccogliere di più. Ribadisco, oggi un po', sai, quando non la sblocchi ti viene quel timore, e questa è la partita dove magari poi un po' allungandoti perché vai a cercare il vantaggio la puoi addirittura perdere, no? La potresti addirittura perdere. Invece l'Inter praticamente non subisce nulla. Ribadisco, io non ricordo un'occasione, andando a memoria. Forse Banda va in media e prova a ma non possiamo chiamarla occasione. E invece ha delle occasioni importanti, penso. Il primo tempo soprattutto quella di Luis Enrique, ma lo stesso Luis Enrique che mette indietro per Frattesi, Thuram a inizio partita. E credo che nel primo tempo è stato fischiato fuori gioco, ma quello di Thuram non lo so, se era proprio sicuro 100% fuori gioco. Forse proprio Thuram stesso che qualcosina in più, sapete, soprattutto perché noi abbiamo visto il Thuram tra virgolette prime, che è un Thuram che comunque fa, cioè è una forza della natura, e in questo momento vediamo un giocatore che non riesce a fare quella differenza, mi pare abbastanza evidente. Quindi con l'assenza di Lautaro è chiaro che deve incidere, e, sarà confermato anche in Champions, e deve apportare la differenza, vedremo. Ribadisco, vittoria secondo me importante, fondamentale, che poteva anche non arrivare, ripeto, potevi anche non vincerla per questione di centimetri, come abbiamo detto prima sul gol annullato, e qua vado a chiudere, non mi sentirete mai, e dico mai, stare lì ad appellarmi all'episodio, alla situazione, alla questione esterna. Non sono il tipo. Mi piacerebbe che ci sia anche onestà da parte degli altri, però, cioè in un'annata dove l'Inter attualmente ha 10 punti dalla seconda, dove l'episodio con la Juventus è stato senza ombra di dubbio brutto, innegabilmente, ammesso e straammesso, però non mi potete venire a dire che l'Inter è in testa al campionato per quell'episodio. Questo voglio dire, cioè, perché sono sicurissimo, ribadisco, sono sicurissimo, se oggi a parte inverse il gol annullato fosse stato per il Lecce, oggi i social implodevano. E questo non può andare bene. Ci vuole un po' di onestà, perché se chiediamo al calcio di essere migliore, i primi a doverlo essere noi. E io mi ci butto davanti a tutti gli altri, che sia chiaro. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.